Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati anche oggi nel mio piccolo laboratorio. Oggi faremo la recensione e l'unboxing dell'avvitatore, del trapano avvitatore della Parkside, il modello con il mandrino separabile, quindi che ci permette sia di forare che di avvitare con lo stesso utensile. Questo l'ho comprato oggi, che è il 14 gennaio del 2019, a 39,90 €. Questo modello sostituisce il modello precedente, quello di prima era il PBSA 12A1, questo invece è il PBSA 12C2, quindi lo sostituisce. Fra l'altro il modello PABS 12B3, che è un modello che ho già recensito, era la versione con il mandrino unico e la batteria è diversa della linea 12V Max della Parkside, a quanto pare non dovrebbe uscire più, quindi questo sostituisce quel modello di avvitatore. Tra l'altro quell'avvitatore, il PABS 12B3, è un avvitatore che io ho recensito quasi esattamente un anno fa, perché era il 15 gennaio del 2018. Praticamente possiamo dire che è stato non la mia prima recensione, ma è stata la prima recensione di un avvitatore che io abbia fatto in vita mia, poi Parkside, quindi per me questa recensione ha un valore particolare. Oggi facciamo praticamente un anno con gli avvitatori. Bene, e già il canale ha raggiunto 16.200 iscritti, siete fantastici perché siete tantissimi, quindi grazie ragazzi. Quindi apriamolo e testiamolo. Prima di aprire la confezione, però, come sempre, leggiamo l'etichetta stampata sulla confezione. Da questa possiamo vedere che ha una batteria agli ioni di litio da 12 volt e 2 A, una coppia massima da 28 Nm, 19 livelli di coppia più uno per forare, e il mandrino con una capacità di diametro massimo come serraggio di 10 mm. Il numero di giri a vuoto è da 0 a 350 alla prima velocità, mentre da 0 a 1300 alla seconda velocità. Il mandrino è un mandrino autoserrante che ci consente di sganciarlo dal corpo del trapano, appunto lasciare la parte che trattiene la punta del trapano che utilizzeremo per forare e scoprire il portabit, che già può contenere il bit al suo interno. Ha la garanzia, come sempre, di 3 anni della Parkside. La batteria si ricarica in 60 minuti. Apriamo quindi i sigilli e vediamo il prodotto da vicino. All'interno della valigetta semirigida c'è il nostro avvitatore. Allora, togliamolo dalla confezione, lo mettiamo qua da parte. Carica batterie, sulla parte alta come sempre il libretto di istruzioni. Non c'è però in dotazione nessun bit, quindi arriverà semplicemente il nostro avvitatore ed il suo caricabatterie. Allora, vediamolo innanzitutto esteticamente. Si presenta abbastanza maneggevole, ergonomicamente si impugna con facilità, è leggero quanto basta, forse leggermente più concentrato verso l'alto, però non dà assolutamente fastidio. Allora, abbiamo sulla parte frontale il sistema che ci permette di sganciare il mandrino dal resto del corpo, quindi separandolo così. All'interno troveremo il portabit, è un portabit con l'innesto esagonale da 1/4 di pollice. Si può inserire il bit piccolo per poter chiudere il mandrino, altrimenti il bit più lungo e utilizzarlo semplicemente come avvitatore. Abbiamo una ghiera che ci dà la possibilità di regolare il livello di coppia, che abbiamo detto che è di 28 Nm, quindi ruotandolo sentiremo dei click che ci permetteranno di gestire la coppia da distribuire poi al mandrino. Sullo scatto finale avremo invece il livello di coppia massimo. Sulla parte alta abbiamo invece il tasto scorrevole per la regolazione dei giri. Questa è la velocità numero 2, questa è la velocità numero 1, che è molto più lenta, infatti dovrebbe far fare al trapano 350 giri al minuto, mentre la velocità numero 2 1300. Ci consente di alloggiare i bit perché è magnetico, quindi possiamo posizionare qua i bit, che abbiamo detto che non sono comunque in dotazione nella confezione. Ci sono i LED che ci indicano il livello di carica della batteria, si accenderanno gradualmente dal rosso, giallo e verde in base al livello di carica. Il rosso è scarica, verde è il massimo della carica. Il rosso si accende pure quando il trapano va in protezione, se la batteria surriscalda perché il trapano va sotto sforzo, si accenderà il LED rosso. Al momento la batteria è al massimo, la formazione di scintille ed è tutto normale. Sulla parte frontale c'è un LED che illumina la zona sulla quale noi andiamo a lavorare, illumina la superficie quasi perfettamente,
perché c'è questa ghiera che fa questa sporgenza, in più la lunghezza del trapano, del mandrino, scusatemi, non permette di illuminare bene. Però in questo caso, senza il mandrino, abbiamo una luminosità maggiore che ci aiuta, sempre ombreggiata leggermente dalla posizione della ghiera. Sulla parte posteriore, sulla parte alta, abbiamo questi inserti in gomma, inserti che lo proteggono da urti. Perfetto, questo modello di qua va a sostituire il modello da 12 volt della linea precedente. Questo è il modello della linea 12V Max, che però ha la batteria completamente diversa, quindi possibile da sostituire e scambiare con questo modello. Le dimensioni sono identiche in tutto e per tutto, anche la grafica è identica, quindi io sono sicuro che questo avvitatore ha sostituito in pieno questo. Quindi tolgo il modello precedente, vediamo se il numero di giri di 350 al minuto sulla prima velocità sono rispettati e verificheremo con questo contagiri che ho già recensito. Vi lascerò il link o in descrizione o farò apparire una scheda sulla quale cliccare. Allora, vediamo alla velocità numero 1. 325 giri al minuto, diciamo che su per giù ci siamo, la batteria è carica al massimo, quindi proviamo adesso alla velocità numero 2, ne dichiara 1300, vediamo quanti ne rileva. 1200 circa, va bene, diciamo che ci siamo per il tipo di prodotto che è. Va bene, mettiamolo alla prova direttamente e vediamo come si comporta sul campo di lavoro. La batteria è da 12 volt, quindi teoricamente dovrebbe andare bene anche quest'altra batteria da 12 volt, sempre della Parkside, però purtroppo non sono compatibili, quindi non riusciamo a utilizzare nessuna batteria finora prodotta dalla Parkside della linea da 12 volt che possa entrare in questo alloggiamento. Adesso proviamolo direttamente sul campo, facciamo quello per cui questo avvitatore è nato, quindi forare ed avvitare. Questo mandrino separabile ci permette infatti appunto di fare il preforo ed avvitare rapidamente, altrimenti dovremmo avere o due avvitatori oppure ogni volta aprire il mandrino, estrarre la punta e inserire il bit. In questo modo invece, velocità 2, facciamo il preforo, stacchiamo il mandrino, abbiamo già il bit, possiamo inserire tranquillamente la nostra vite o con la velocità 2 o velocità 1 e lavorare tranquillamente. Non abbiamo bisogno di nessun altro tipo di utensile per farci lavorare con una velocità che nessun altro utensile ci permette di avere. Perfetto, vediamo pure se il mandrino è dritto. Ovviamente non mi aspetto nulla di magico, questo è un mandrino separabile che ha i suoi giochi. Già se io lo tengo appoggiato su una base e muovo il mandrino, ha questi movimenti che sono purtroppo dovuti al sistema di aggancio, perché deve scorrere, quindi ha questi movimenti che non possono essere impediti, altrimenti non riusciremmo a sganciarlo. Ho inserito una punta Bosch da 3 mm. Vediamo se con questa notiamo movimenti. Come potete vedere, a causa di questi giochi del mandrino, c'è questo leggerissimo movimento, che purtroppo però non pregiudica la qualità dei fori, perché una volta che la punta entra, poi segue una traiettoria dritta e non si risentirà più di questi giochi, anzi stabilizzerà ancora di più il mandrino. Guardate come entra tranquillamente lungo questo foro, senza accusare oscillazioni. Quindi il foro riesce a farlo perfettamente. Adesso proviamo a avvitare delle viti che siano leggermente più toste. Inserisco un bit appunto PZ2 ed avvito una vite leggermente più grande. Questa è una vite da 5 mm di diametro per 5 cm di lunghezza. Velocità 1, modalità foratura. Perfetto. Proviamo a fare un preforo con la svasatura e ad inserire una vite, in questo caso invece più grande. Questa è una vite
da 6 mm di diametro per 8 cm di lunghezza. Questa è la velocità 1. Proviamo. Scusate, devo cambiare il bit. Perfetto, questo lo ha fatto serenamente. Proviamo adesso ad avvitare questa vite. Questa è una vite da 7 mm di diametro per 9 di lunghezza. Quindi preforo. So che si spaccherà il legno, già lo immagino. Ha spaccato il legno quasi subito, poi ha avuto la strada facilitata dall'apertura del legno, però tutta la parte filettata è riuscito ad avvitarla senza problemi. Questo non è un tipo di vite che questo trapano avvitatore può fare, l'ho solamente testata tanto per metterla alla prova. Vediamo invece un semplicissimo foro sul legno. Questo è un foro da 8 mm, velocità 2. Allora, la batteria però già si è quasi scaricata e poco fa era carica al massimo. Va bene, facciamo una prova un pochettino più estrema. Allora, proviamo adesso questa punta Forstner, vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, io sto notando che il nostro avvitatore continua a lavorare tranquillamente, anche se ci avvisa che la batteria sta andando in protezione. Infatti lampeggia questo LED rosso e si accende, scusatemi, il LED rosso mentre sto lavorando, ma continua a lavorare, si ferma dopo un poco, mentre gli altri si fermavano esattamente all'accensione del LED. Perfetto, dopo un pochettino si ferma, comunque ci permette di lavorare. Tutti gli altri utensili della Parkside che io ho avuto, nel momento in cui io provocavo la protezione della batteria, si arrestavano nello stesso momento impedendoci di lavorare. Comunque ha fatto un buon foro da 25 mm, lo sto sforzando davvero tanto. Per un mio capriccio personale adesso proverò a fare lo stesso tipo di foro con il vecchio tipo di avvitatore, quello col mandrino fisso, e vediamo se questo si comporta un pochettino meglio oppure se ha le stesse difficoltà dell'avvitatore nuovo col mandrino separabile. Fantastico. Adesso, dopo aver fatto un foro con la punta per legno da 8 mm, proviamo a fare un foro con una punta da 10 mm, ricordandovi che 10 mm è il diametro massimo delle punte che il mandrino riesce a serrare, quindi dovrebbe essere in teoria la misura ideale per questo tipo di lavoro, comunque il suo limite massimo. Quindi lo provo adesso con questo e vediamo se riesce a farlo. Ok, sì, è riuscito a farlo, però ha mostrato un attimo i suoi limiti. Provo a questo punto anche il vecchio.
e anche il vecchio ha le sue difficoltà. Adesso proviamo a fare un lavoro semplice, quindi forare questo tubolare di metallo da 2 mm. Vi lascerò il link in descrizione per acquistarlo perché è comodissimo. Questo è olio da taglio che vi consiglio di utilizzare sempre quando forate il metallo. Anche questa è una boccettina che potete comprare su Amazon a pochissimo, circa €1 e qualcosa. Anziché spruzzare con l'olio da taglio e sporcare tutto il piano di lavoro, potete tranquillamente mettere una goccia nel punto in cui dovete forare. È rapidissimo, comodissimo da utilizzare. Allora, prima farò un foro abbastanza semplice con questa punta da 3 mm della Bosch, e anche di questa vi metterò un link in descrizione. Allora, provo la velocità numero 2. Come vedete, il movimento del mandrino non dà alcun fastidio durante l'esecuzione del foro, perché la stessa punta si crea il canale da seguire. Questa è una punta da 5 mm. Perfetto. E possiamo sfruttare la possibilità di separare il mandrino anche durante la foratura del metallo o di qualunque altro tipo di superficie, perché se abbiamo una punta con il codolo esagonale possiamo inserirlo nel portabit e continuare ad allargare il buco che avevamo fatto in precedenza, e quindi non stare lì ad aprire il mandrino. Se dobbiamo fare un foro che debba partire da un diametro ed essere allargato, anziché aprire e sostituire, inseriamo la punta nel portabit e lavoriamo più velocemente. Perfetto. Questa è una praticità che è difficile da avere con altri tipi di avvitatori, se non grazie alla possibilità di separare il mandrino e continuare a lavorare. Ok. Ovviamente, siccome il mandrino ha il codolo esagonale, non trattiene la punta stringendola e anche questa ruota liberamente. Ruota liberamente però solamente durante il movimento laterale dovuto a questo discorso. Se noi lo poggiamo su una superficie e foriamo, va dritta. Perfetto. Un altro campo invece in cui io ritengo che sia davvero molto utile e che possa diventare quasi indispensabile è quello della foratura quando dobbiamo poi inserire dei tasselli. Quindi nel caso in cui forassimo un muro fatto in mattoni forati, ad esempio, potremmo staccare il mandrino, inserire il nostro tassello ed avvitare la vite direttamente. In questo caso sicuramente un lavoro fatto con questo avvitatore ci agevola di tantissimo, perché foriamo, togliamo il mandrino e tranquillamente possiamo avvitare il nostro tassello senza dover cambiare mano, dover cercare altri avvitatori o stare sulla scala con un avvitatore a destra e un trapano a sinistra. Quindi questo per noi è sicuramente in questo ambito un grande aiuto. Abbiamo concluso la recensione. Abbiamo visto che per il tipo di avvitatore che è, lavora bene. È un avvitatore che ha sostituito, secondo me, il modello precedente, perché è uscito nello stesso giorno in cui usciva il modello precedente, che gli somiglia in ogni parte, se non per il mandrino separabile. Secondo me va bene. A chi è destinato? Secondo me è destinato ai laboratori in cui si lavora sul legno senza pretendere di forare chissà con quali diametri di punte, o a chi da professionista lavora su superfici morbide come ad esempio cartongesso o altri tipi di materiali, senza pensare di avere fra le mani un avvitatore che abbia
decine e decine di Newton metro di potenza, perché ne ha solamente 28. Quindi diciamo che date le dimensioni, dato il LED che ci illumina la zona su cui stiamo andando a lavorare, data la possibilità di separare il mandrino, forare ed avvitare, secondo me un bel 10 e lode, questo avvitatore se lo merita. Ovviamente se abbiamo bisogno di avvitatori che abbiano 60-80 Nm, questo tipo di avvitatore non va bene. La batteria, come abbiamo visto, è specifica per questo modello, però c'è la soluzione per riuscire a utilizzare batterie che non siano sue. La sua batteria adesso è in carica, è questa di qua, e abbiamo risolto il problema e funziona perfettamente. Quindi ragazzi, costa 39,99 €. Ancora nella filiale dove l'ho comprato io ce ne sono parecchi, quindi se vi serve andate a comprarlo, altrimenti dovete aspettare l'anno prossimo per avere un abitatore che sia così piccolo maneggevole, che abbia tutte queste funzioni racchiuse in uno solo. Questo lo terrò qua nel laboratorio in mezzo agli altri, l'altro invece me lo porto a casa. Va bene, detto questo ragazzi vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito a mettere mi piace allo stesso video, ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche cliccando sulla campanellina qua giù. Ci vediamo per la prossima, ciao da Riccardo.